Chiedilo alla Luna, specialissimo oroscopo fino al 25 di giugno per te. Carissima Gemelli e carissimo Gemelli, vediamo il cielo di lunazione che anticipa, apre le porte, contiene ad un cambiamento epocale, Giove in Cancro. Vediamo l'asse di lunazione, il seme nuovo che parte dal 27 di maggio nel tuo segno. Pertanto c'è una novità, qualcosa che ti riguarda in prima persona, un cambio di ruolo, un incontro, una nuova idea, qualcosa che ti sta proiettando verso il futuro. Perché parlo di futuro? Perché Urano a luglio arriva da te. Allora, questa è l'egida, no? Questo è il cappello sotto il quale è contenuta tutta questa lunazione e trovate chiaramente, lo avrai già visto, se sei nuova del canale o nuovo del canale, vai a vederti il canale degli effetti di Saturno, Nettuno, Urano, nei segni, tutti questi cambiamenti, te li posto qua sotto, ma questa è l'egida. In un momento di profondi cambiamenti abbiamo Plutone che fa trigono con Urano, che sta arrivando da te, e sestile con Saturno, Nettuno e via dicendo. Lo vedete questo cappellino? Bene, la grande occasione, trovi il video nel canale, se sei nuovo prendilo perché ti ho spiegato il senso di questo tempo. Abbiamo un seme dunque di lunazione che parte dal 27 di maggio e che ti farà esporre, ti farà proporre, ti farà avere un'idea, ti mette in prima persona come a confronto con l'altro, perché l'11 di giugno ci sono degli incontri, delle novità, delle idee, dei contatti, dei luoghi, qualcuno col quale tu avrai a che fare. Dal segno del Sagittario, che è la tua settima casa, pertanto l'altro è chiunque. A te piace chiaramente un Gemelli, gli piace cosa? Parlare, conoscere e il senso del tuo discendente, pertanto qualcuno che arriva nella tua vita o comunque le persone con le quali ti intrattieni più volentieri, chi sono? Sagittario, coloro che o sono stranieri o ti portano conoscenze nuove. Capite? Vedete quant'è la bellezza di questo asse? Perché tu guardi il tuo, ma chiaramente ti vuoi proiettare lontano e qui ci sono delle questioni, allora persone, incontri, novità chiamate, che possono riguardare te, il tuo partner, tuo marito, anche i tuoi figli se ce li hai ancora in casa, col quale dovrai, allora probabilmente sarà un buon accordo, perché abbiamo una luna che in occasione dell'11 di giugno farà un trigono spettacolare con Marte, però ecco, forse tra l'11, il 12 e il 13 dovrai fare i conti con qualcuno che può essere, che so, il tuo capo al lavoro, il tuo direttore di banca, può essere il tuo collaboratore, qualcuno che o con tuo padre, delle questioni da chiarire, perché la Luna come primo aspetto mi andrà in quadratura Saturno, niente di grave, ma io ti devo spiegare la lunazione e pertanto qui c'è qualcosa da chiarire perché te ne stai staccando. Perché dico distaccando e staccando? Perché tu provieni da un cielo di maggio che ha visto il tuo sole, intanto auguri, mi raccomando, passate bene questi giorni, cercate di imprimere cose positive, nuove iniziative, lasciate andare quello che c'è da lasciare andare, siate felici, gioiosi, divertitevi, perché Gemelli voi avete da divertirvi, soprattutto nei giorni antecedenti e succedenti il giorno del tuo compleanno. Astrologicamente ti sta per iniziare un nuovo anno e pertanto è molto importante come tu lo vari, come tu lo imprimi proprio. Ma perché parlo di allontanamento, di distacco? Perché tu fai parte col tuo segno zodiacale, sia che tu sia ascendente, che tu abbia la luna, insomma, le solite raccomandazioni, vatti sempre a guardare i segni dove tu hai altri pianeti, soprattutto quelli personali, ma anche fino a Saturno direi. Pertanto se tu hai un Saturno in Acquario, vatti ad ascoltare l'oroscopo di Saturno in Acquario,
perché lì capisci se hai un trigono, Saturno come si rapporta col tuo Saturno, col tuo Marte, cioè già lì capisci che forse c'è qualcosa, ecco. Ma tornando a noi, tu appartieni all'asse dei segni mobili e questa è una luna che parla chiaramente dal segno dei Gemelli al segno del Sagittario, dal piccolo al grande, qualcosa che ti fa fare un passo in grande, lontano, ma che ha il sapore del cambiamento. Un asse mobile è qualcosa che si lascia indietro, no? Finisce, magari finisci bene un lavoro, magari porti a termine una presentazione, porti a termine qualcosa, ma può finire e terminare, visto che siamo nel mese del tuo compleanno, anche un ciclo, qualcosa che ti ha tenuto impegnato negli ultimi tempi o negli ultimi anni. Giove che termina il suo transito nel segno dei Gemelli, pertanto ultimissima decade, sentite l'effetto di un Giove che, mi raccomando, astrologicamente l'astrologia classica è in caduta, ma qua non sono qui a fare lezioni a nessuno, ma si esprime non solo con ciò che trova, ma si esprime soprattutto col vostro Signore. L'essenza del Gemelli è Mercurio, mercuriale, pertanto il Mercurio immaturo oppure ancora che cerca la furbizia, espande quella furbizia o i problemi derivanti. Il Gemelli più maturo, il Gemelli responsabile, chi interpreta bene un proprio Mercurio, cioè la propria mercurialità, anche se avete il Mercurio in un altro segno, ma chi interpreta bene la propria mercurialità, allora Giove espande quella possibilità di avere occasioni. Pertanto, come dico sempre, ve lo dico da anni per chi mi segue da anni, io vi avevo invitato con la quadratura a crearvi una seconda via, spero che ve lo ricordiate, e adesso cominciare ad affrontarla. Anche prima potevate, però insomma cominciare, ecco, dove c'è qualcosa che scricchiola, cercare una seconda via, cominciare a costruirla, ecco. Giove vi lascia proprio in concomitanza con questo asse che sta cambiando. La Luna non ha soltanto una fase calante, crescente e via dicendo, ha una fase ascendente e discendente, e se noi siamo partiti dal solstizio di dicembre d'inverno, qua con una fase ascendente nella quale ha fatto crescere e portato i frutti negli studi, nelle idee che avete potuto maturare, nella consapevolezza, in ciò che avete seminato. Adesso nel vostro asse, pensate voi, c'è il cambio, l'inversione di marcia. L'inversione di marcia avviene nei vostri segni zodiacali. Pertanto la Luna adesso dal segno dei Gemelli è come se si fermasse, lasciasse andare, e col solstizio di giugno, pertanto 21 giugno, ore 4:43, parte la sua fase discendente, momento nel quale cominciare a seminare ciò che deve portare radici profonde che vi portino dove? Lontani. Qui arriviamo a dicembre. Capite quanto è importante rendersi conto di quello che sta accadendo e dire: bene, prendo le mie decisioni, non mi serve più che so, quel vecchio computer, lo lascio andare. Adesso questo è proprio banale. Non mi serve più un determinato tipo di atteggiamento, lo lascio andare. Non mi serve più che cosa? Un comportamento immaturo, la eccessiva leggerezza o eccessiva pesantezza, quello dipende dai vostri caratteri, dall'insieme del tuo tema natale che solo tu puoi conoscere. Io non lo posso conoscere se non ce l'ho davanti, ma il tema natale tuo ti svela tutto, e pertanto
lasciare andare qualcosa che non ti deve appartenere più, perché siamo nel mese del tuo compleanno anche, pertanto è una pelle vecchia. Quello che non serve più per qualcuno sarà addirittura il lavoro, una casa, un rapporto con qualcuno, lasciare andare perché si possa andare lontano, oltre, perché si possa costruire qualcosa che ha radici forti, che poi darà i propri frutti. Capite cosa? E una pianta, immaginatevela, senza le radici profonde, ti fa poco, eh? Pertanto è il momento di continuare un lavoro, soprattutto dentro di voi, ma soprattutto di immersione di cose che voi volete portare avanti. E avete un bellissimo Giove che vi porta a valorizzare il tuo lavoro, il tuo essere, la tua persona, a chiedere quello che ti spetta, e se c'è qualcosa che non ti torna, a dire bene, io prendo un'altra via, ma è anche il momento nel quale cominciare a dire io semino veramente qualcosa, ma non che il fiorellino che mi deve sbocciare a luglio. No, no, qua si tratta di attività importanti, di cose importanti, anche un corso, anche una conoscenza, qualcosa che ti deve portare molto lontano. E abbiamo un Giove che valorizza, che aiuta nell'economia. Ovvio che Giove in Cancro, poi ci tornerò, dedicherò un video a parte, ci sta molto bene in Cancro, avrà la quadratura di Saturno, pertanto non ci starà benissimo, però ci sta bene, e Giove lì in Cancro si fa sentire. Però solita frase, solita regola, Giove espande ciò che trova, e pertanto se trova un disordine infinito te lo fa vedere ancora di più, come quando si apre una porta di un armadio. Ma qual è la finalità? La quadratura con Saturno è dirti cosa? Guarda che adesso io sta porte dell'armadio hai voluto tenere chiuso, io le apro. Saturno te le scardina quelle porte e ti dice no, guarda, così 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 non va. Allora Giove ha comunque la sua natura benefica di volerti far aprire le porte su un tuo sottovalutare te stessa, su un tuo sottovalutare te stesso, su un tuo tenere il prezzo troppo basso oppure stimarti eccessivamente, dipende da dove avete i pianeti, far guardare la realtà magari a volte di una vita portata avanti con troppa fringuellando. No, no, adesso non siete tutti così, parlo in generale. Chi ha consapevolezza e chi sta seminando bene, con Giove in seconda casa, qualche entrata in più arriva. È una gran protezione averla lì, però ripeto, Giove espande ciò che trova, ma dà una gran mano. Considerate che poi più avanti, ci vuole ancora un pochettino, vi arriva anche la Venere in seconda casa, pertanto continuate a seminare. Attenzione in particolare verso il 14, 12, 14 del mese, perché forse o la macchina oppure un viaggio, uno spostamento, ma peggio ancora io direi potrebbe essere con dei dispositivi mobili. Provate a vedere, insomma, c'è un Marte che va in quadratura con Urano, potrebbe dare problemi alla memoria del cellulare, alla memoria del computer, oppure la marmitta che ti comincia a lasciare, insomma, ecco. Mi raccomando, gli spostamenti intorno a quei giorni io non li consiglierei proprio in maniera, potreste trovarvi qualche colonna in più in macchina, ma al di là di questo un bel incontro, qualcosa di importante, un confronto chiarificatore che dovreste avere già dalla metà del mese e che vi porta notizie. Venite a sapere qualcosa, qualcuno vi vuole parlare, c'è comunque un volersi distaccare che non è in maniera semplice, non sarà un chiarimento semplice, magari è tuo marito che vuole allontanarsi, o ecco, ci sono dei cambiamenti importanti che voi andate a fare questo mese e che vi portano comunque a raffrontarvi in maniera forte con qualcuno, con ecco, un parere anche nelle coppie, portando fortemente la tua opinione, avendo il coraggio di dire le tue cose, come se a un certo momento
ti stufassi, qualcuno di voi si stufa delle solite cose, del solito, ma può essere anche semplicemente lo stesso computer, la stessa, per qualcuno di voi anche liberarsi della scuola, adesso vabbè, se siete ragazzi, se siete giovani, qua è la fine, per fortuna, non se ne può più, e un mese nel quale il tuo governatore sta in casa tua fino al 9 di giugno e pertanto ti porta col sole e tutto il resto idee inventiva, la voglia di proporti, di parlare con gli altri, novità, chiaramente anche lettere, molto probabilmente da un punto di vista economico, questioni che probabilmente con un Mercurio in Cancro dal 9-10 di giugno, allora possono arrivare notizie, la lettera che attendevi per l'aumento, la lettera che attendevi per qualcosa, per l'assicurazione, che insomma ecco, sono tutte cose che o si sistemano o vanno sistemate e che però vedono nel tuo caso un Saturno fortemente e saldamente nel segno dell'Ariete. Questo vuol dire in appoggio a te, segno del Gemelli. Allora io direi che questo è un mese nel quale andare verso il cambiamento, lasciarsi piacevolmente stupire dalle novità, spostarsi, muoversi, fare, però ecco, direi che avete degli assist, un Giove in seconda casa che vi aiuta in tantissime cose, e Saturno in sestile, insomma, chi di voi si lamenta ha ragione, perché ne avete passati di tutti i colori, ma trovate il video ad hoc e pertanto godetevi questo inizio che poi vedrà pensa a te, la prossima lunazione del 25 di giugno parte con una congiunzione della Luna con Giove e sestile a Mercurio. Ma cosa vi devo dire di più? Non è facile, non è tutto facile, ma è un momento di grandi cambiamenti, bisogna cambiare. Allora, vediamo un pochettino la personalizzazione per te, amica e amico della Gemelli. In amore direi un po', allora intanto scusate, ve lo voglio anche dire, in amore ovviamente fino al 5 di giugno un grande assist ancora da parte di Venere. Questo vuol dire incontri, appoggi dagli amici, ma nuovi incontri anche, pertanto contatti fortunati, e chi lo sa che nelle nuove amicizie non si nasconda qualcosa di interessante. Verso poi dal 6 di giugno, ragazzi, qua va una Venere in Toro, porta intanto a guarigioni interiori, porta a guarigioni in generale, porta a un miglioramento del tuo tono dell'umore, ma anche di quelle paure che ti trattenevano, ma non solo, una Venere lì ti porta interesse, amore per tante materie di diversa natura, soprattutto di tipo esoterico, di tipo medico, di tipo insomma concreto e anche esoterico. Pertanto ti vai a scoprire delle cose interessanti e l'amore mi rimane un po' nelle retrovie, come se volessi startene un po' in disparte, come bisogno di rallentare, hai bisogno di startene un po' per i fatti tuoi da un punto di vista affettivo. È un mese interessantissimo e che te lo devi godere a pieno. Poi ovvio una fine del mese che con tutte queste valutazioni va anche sul tuo potere economico, sui conti da fare, ma insomma ti ho già detto, qua dove metterai le energie sarà nel guadagnare, ragazza e ragazzo. I pesci, vedi cosa ti ho detto? Un po' di retrovie, un po' di confusione ancora, un po' di sacrificio, magari ti devi ancora riprendere, che so, da un'influenza, da qualcosa che hai avuto. La bilancia, equilibrio, qua posso vedere contratti, accordi economici, ma vedo anche un equilibrio da ritrovare. Poi certo, tenete a posto i vostri conti, qua abbiamo la bilancia, insomma cercate di tenerli a posto, però
secondo me è più volto a riequilibrare le situazioni economiche, a trovare il contratto fisso, oppure l'entrata costante. Il cancro, chiarimenti in famiglia, probabilmente questioni che riguardano i tuoi figli, questioni che riguardano i tuoi fratelli o magari i condomini, ecco, con chi è vicino tu, e soprattutto un interesse spiccato potrebbero essere anche materie di tipo biologico, di tipo culinario, alimentare, ecco. Interessante, interessante, una comunicazione molto empatica avrete, eh? La Venere, ma guardate che bella qua in quarta casa che svetta, pertanto a casa, in ufficio, ecco, un riuscire a sistemare alla radice una questione, molto bello. Per quanto riguarda se ci sono contratti, qua se mi parli di immobili, case, qua vedo la vendita, l'acquisto, cioè, insomma, riuscire a dare in affitto, per trovare un affitto dipende, insomma, ecco, ma è una bella fortuna qua avere una Venere in quarta casa. Per quanto riguarda anche la guarigione, per quanto riguarda anche situazioni che si possono sistemare, un abbellimento della tua casa, un dedicarti con amore alla tua casa. Ma qua ragazze e ragazze c'è un contratto per una casa, insomma qua comincia un po' a delinearsi tutta la lettura. Potreste anche trovare l'affitto oppure finalmente far partire un affitto a qualcuno. C'è una bella operazione immobiliare qua che vi va in porto, o trovare un accordo con i familiari per degli immobili, per delle proprietà, per dei terreni. Qua c'è molto bello, la forza Marte. Qui abbiamo un Gemelli che ha voglia di amare e di dedicarsi a qualcuno. Allora, certo, in amore, negli incontri, ma proprio di divertirti, eh. Gemelli, qua col tuo compleanno non ti tiene più nessuno. Qui c'è voglia di divertirsi, di girare, di parlare, di fare, di conoscere. È chiaro che con un Marte qua mi fa anche pensare che per chi è affettivamente libero ci potrebbe essere qualche incontro interessante. Per chi è affettivamente libero, per chi è affettivamente interessato. Qua abbiamo anche, per quanto riguarda i figli, c'è un po' di impegno, ci sono delle cose da chiarire. Qua una bella Venere che comunque mi dice tutto a posto, qua ci sono degli impegni, delle cose, può essere il momento della fine scuola, può essere il momento che devono partire per uno stage, per una vacanza studio, c'è dell'impegno, ecco, per i vostri figli da fare, ma voi che avete da chiarire delle cose importanti con i ragazzi. Allora, per tutte le vostre passioni, per tutte le cose che vi piace proprio fare e divertirvi, che sia ballare, che sia fare decoupage, che sia correre, fare, non lo so, fare le corse ad ostacoli, qui c'è proprio un darci dentro, molta energia, ecco. Ascoltatemi un attimo, c'è allora qualcosa che probabilmente deve arrivare che non te l'attendevi, allora o una chiamata di lavoro improvvisa oppure una novità improvvisa al lavoro. Se tu sei un datore di lavoro c'è qualche novità che non ti attendevi da parte di un tuo dipendente o di una tua dipendente e qui c'è una novità lavorativa per vie che non puoi in alcun modo diciamo predestinare, attenderti, c'è proprio una via sconosciuta che ti porta a novità al lavoro. Plutone, un cambiamento. Allora, o qui mi vai a conoscere qualcuno di plutoniano, cosa vuol dire? O mi vai a conoscere in coppia, cioè in coppia da sola, insomma, qualcuno che è profondamente attraente, qualcosa che proprio non riesce a resistere. Ma qua c'è un cambiamento importante per te, per tuo marito, soprattutto una persona che hai accanto, qualcuno che
ti aiuta, anche un collaboratore, qualcuno col quale tu ti relazioni. C'è una bella trasformazione e vediamo, dobbiamo completare tutto il giro perché altrimenti allora, la settima casa, ascolta, ma c'è qualcuno di voi, non lo so, guardate, c'è qualcuno di voi che potrebbe mettere insieme una società, incontrare qualcuno che gli porta veramente una visuale diversa, una possibilità diversa anche lontano, ma perché non lo so, volete fare un contratto per un accordo o una società o ti apri partita IVA? C'è un'importante somma che può arrivare da un vecchio contratto di lavoro, da un contratto di lavoro, oppure c'è una somma o qualcosa che ti deriva da un accordo previsto, che so, da una separazione, da una causa in tribunale. Sì, c'è qualcosa che si deve muovere, comunque c'è un grande cambiamento, qualcuno che ti rivoluziona, qualcuno che cambia, ma qualcosa che si trasforma nel profondo, forse qualcuno qua cambia veramente lavoro, qua qualcosa arriva di importante. Dalla nona casa qua, fare i conti, analizzare, ecco qua qualcuno potrebbe analizzare qualcosa, ma qua è un allontanarsi da una via vecchia, ma potrebbe essere anche tuo marito che si allontana da una via vecchia oppure da una via non più percorribile. Ecco, c'è un accordo, c'è un mutuo di una banca. Guardate che è molto importante qua. Io direi che qui qualcuno di voi sta valutando questioni di famiglia, proprietà che non stanno nel luogo dove stai ascoltando adesso. C'è una proprietà fuori, può essere anche una proprietà con del terreno, non lo so, che però va valutata, ecco, c'è una valutazione secondo me, di una proprietà di famiglia, però o la vendita anche di una proprietà di famiglia, e dovrete fare i conti a chi spetta cosa, ma c'è la valutazione anche di un luogo dove andare a vivere e valutazione, non ho detto un trasferimento, ma c'è una valutazione. E non solo, ci sono delle valutazioni in ambito di argomenti che ti devono chiarire il dettaglio di qualcosa. Faccio un esempio. Devi fare, che so, un percorso di studi nuovo, bene, ok, fai la valutazione del tipo di percorso di studio, quanto ti costa e cosa ti porta. Oppure quello che hai fatto fino adesso, quanto ti è costato, cosa ti ha portato, e da lì trai le tue conclusioni. C'è un'offerta per qualcuno veramente importante lavorativamente parlando, uno spostamento, o lo lasci andare o vi spostate, ma qualcuno di voi avrà a che fare con un cambiamento importante tuo o di tuo marito. C'è qualcosa che tu mi lasci andare, c'è qualcosa dal quale vi allontanate. Mercurio, adesso è veramente difficile per tutti entrare e farmi pensare tutto quello che vorrei perché dovrebbe durare 3 ore sto video, ma ecco, vi ho dato delle indicazioni. Qua ci sono dei ripensamenti per quanto riguarda il lavoro, ma non credo, ma più che altro dei colleghi nuovi, più giovani, delle idee nuove, cambio o aggiornamenti con nuove applicazioni al lavoro, voi che portate idee nuove, fate delle presentazioni, vi spostate lavorativamente parlando. Qua abbiamo gli elementi, pertanto l'acqua, tutto quello che è emotività con un gruppo di lavoro, con la famiglia, ci sono nel lavoro, nella tua capacità di liberarti da qualcosa. Ci sono novità, notizie lavorative che devono arrivare. Qua hai delle intuizioni importanti, ma molto importanti. Qua mi parla di un mondo di
interiore tuo nel quale tu qualche analisi la devi andare a fare, se è per approfondire, magari c'è l'allergia a qualcosa, ma non è quello. Qui tu dentro hai dei messaggi, hai un'intuizione particolare, ti indica la direzione. E infatti qua vedete nella casa degli obiettivi c'è qualcosa che ha molta attinenza con il voler realizzare, concretizzare qualcosa, ma anche progettare probabilmente per una casa, entrarne in possesso, chiamare l'architetto, fare, ma al di là di tutto quello che è la casa, ci sono progetti concreti che ti devono portare avanti. Tu hai delle intuizioni importantissime a questo periodo. Fammi sapere, carissima gemelli e carissimo gemelli, e dai, questo so che vi piace, allora vediamo un po' quale tra gli arcani maggiori per voi del segno dei gemelli può essere interessante vi vuole dire qualcosa, con questa lunazione, con questo cielo mobile, te in primo piano. Allora, se tu sei una donna, qua c'è novità, vedete, questa è un'imperatrice, questa è un riprendere in mano, questa è un'imprenditrice, questa è qualcuna che ha iniziativa, questa è qualcuna che vuole qualcosa, qualcuna di voi vuole anche diventare madre, ma c'è proprio un riappropriarsi di se stessa e del ruolo. Qui c'è un dire io posso fare dell'altro, io merito quella promozione, io so di avere la possibilità e me lo merito di fare qualcos'altro. È un riprendere in mano la tua vita, molto bella. Se tu sei un uomo, io ti direi fatti piacevolmente stupire da questa imperatrice. Qua c'è una conoscenza, c'è una persona molto favorevole, c'è anche una gravidanza, c'è un'intenzione di mettere insieme famiglia, ecco, però c'è una bella imperatrice che ti sta arrivando incontro e mi devi far sapere che cosa e chi, mi raccomando, lasciati stupire. Molto bello, questo vuol dire veramente rimettere i puntini sulle i e riprendersi un ruolo nella vita. Allora, per i gemelli chiediamo a San Michele Arcangelo che cosa ha da dirti, consigliarti o prevederti. Per questo c'è la ruota. No, l'Arcangelo Michele, tempo di cambiamenti positivi, una situazione ha degli sviluppi improvvisi, la fortuna è dalla tua parte. Io che vi devo dire, gemelli? Che ti devo dire? Io te lo rileggo: tempo di cambiamenti positivi. L'Arcangelo Michele te lo sta venendo a dire. No, la grazia. Una situazione ha degli sviluppi improvvisi e la fortuna è dalla tua parte. Forza, ci sono novità perché voi andiate avanti. Vi faccio vedere anche questa. Guardate un po', tanto lo presenterò con Giove in Cancro. Giove in Cancro, che progetto c'è dentro che deve prendere forma e uscire? Io vi abbraccio, forza, forza, gemelli, primo mese senza la quadratura di Saturno. Solo per questo dovreste essere non felici, felicissimi. Ciao.